Dipingere con l'acqua. Adesso vedi i due pilastri che compongono l'acquarello completo. La prima parte che vedrai è la fusione guidata ed è quella che fa venire boom 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 boom, e fatta quella fusione guidata che ho fatto in live ieri, quindi è purtroppo verticale, ho completato tutto il dipinto adesso orizzontale, quindi vedi due formati, sorry, però almeno vedi tutto l'insieme del processo creativo. Fusione guidata, finiture. Metti insieme il tutto e ottieni un acquarello che nessuno può copiare, neanche la AI o IA o KI, quella roba lì, insomma. Perché lo puoi fare solo tu e lo può fare solo l'acqua in quel momento, non ce ne sono di santi. Ti auguro buon divertimento. Il video è lungo, guardalo più volte perché i processi sono tanti e innanzitutto respiriamo e dipingiamo divertendoci. Dunque, vediamo qua lo schizzo. Questo lo mettiamo via. Questo è lo schizzo. Adesso mi siedo, non leggerò più i vostri commenti. Qui abbiamo tutto il foglio, ok? Che sia grande, che sia piccolo. Io per motivi di videocamera ho il foglio, cos'è questo? Sarà un 30 x 25 più o meno, è un quarto di foglio. L'abbiamo diviso in 2/3, 1/3. In questi 2/3, quindi nella maggioranza del foglio, faccio succedere le cose, che è questo, è il mio famoso focus che vi ho detto. Cosa fa il dipingere con l'acqua? Fa tutto al contrario. Inizia con i colori scuri, inizia con le fusioni, inizia con il fluire, ok? Non è l'acquarello che vediamo dappertutto. E, sì, io lo dico, posso dirlo, non mi interessa l'altro. L'ho detto a bassa voce, forse il microfono non mi ha ripreso. Dunque, quindi se io dipingere con l'acqua devo far fluire, ho i negativi, questo qui, N negativo, ho i positivi, questo, P. Dunque ho diviso il soggetto dove ho il mio fuoco in negativo per il tronco, la fusione con i vuoti funzionali per i rami, poi scendo e nel scendere vado nel positivo nei tronchi e lascio invece il vuoto senza colore o con poco colore all'esterno dei tronchi. E vedi come già da disegno diventa molto interessante. Se questo è il fuoco, cosa vuol dire il fuoco? Vuol dire che tutto quello che è interessante si concentrerà qua. Posso anche fare così, il cuoricino. Quindi ci concentriamo qua sopra, questo diventerà meno interessante, qui succederà il tutto. Qui ci sono altri alberi perché dalla foto qua è tutto pieno, ok? Io qui ho lasciato libero, ho scritto fusione e poi ho scritto alberi fatti con l'acqua. Tanto è dipingere con l'acqua, giusto? E visto che con la matita sono un po' pigra, non li ho fatti, tanto so che dopo li voglio fare. È chiaro fin qui il disegno o la pianificazione? Questa è la pianificazione. Se mi date un sì, iniziamo con la fusione. La fusione è la base di tutto. Ho scelto questi colori qui, che è, cos'è questo qua? 983, chiaro, benissimo se è chiaro Stefania. Violetto della tundra violet, che ha il violetto, ha un po' di colori della terra e ha anche dei marroncini, quindi in un colore tanti colori.
E poi ho scelto il Random Grey del 2022. Puoi scegliere anche un grigio che vuoi tu. Questi Random Grey sono dei grigi molto particolari perché la Schmincke li fa una volta all'anno e poi è l'edizione dell'anno. Questo è purtroppo solo questo qui del 22. Tra poco mi verrà quello del 26, no 25, esatto. Quindi io lavorerò con questi due colori, poi tengo come jolly, ovviamente il nostro turchese, e forse un giallo molto trasparente per la luce, quella che viene da qua. Dico forse perché questo lavoro del giallo può anche essere una cosa che faccio poi alla fine. Ok, i colori sono questi, li ho già messi abbondantemente su questa palette sporca, lo voglio sottolineare che è sporca perché ci sono già i colori, quindi è solo sporca di colori, non è sporca perché è sporca. Questo è il grigio, questo è il violetto. Detto tutto questo, i colori che tu puoi scegliere, poi sono liberi, puoi scegliere quelli che vuoi. Come pennelli ho il nostro normalissimo, quello grande della Da Vinci. Non chiedetemi il nome, se qualcuno lo sa lo scrive, che adesso non mi viene in mente il nome. Ho questo che era quello nuovo che ho preso in Giappone. So che già qualcuno mi ha chiesto il nome, poi ve lo darò. E questo nostro maestro numero 7, che però ha già perso la punta, però per lavori un po' più grossolani lo posso prendere, e questo appunto che è la punta bella. E poi volendo lui, Nati, non faccio il nome, tu magari lo scrivi. Ok, e cos'è che è importante qui? È la fusione, abbiamo detto, e ragazzi e ragazze, innanzitutto è lasciare i vuoti bianchi, ok? Fare fluire il colore in queste zone scure che vi ho messo, però lasciare i bianchi, ok? I bianchi sia del tronco sia dei rami. E vi faccio vedere una cosa fondamentale della foto, e qua ve la sottolineo anche qua. Questi rami qui sono orizzontali, non alcuni, tanti, che è il bello. Qua lo rivedi, vedi che sono tanti orizzontali, ok? Adesso in una live posso fare la fusione, certamente non posso fare tutte le finiture, per cui sono stata furba e dadam, ho già fatto la fusione, ok? La fusione finita è qua. Adesso siete un po' delusi, vero? L'ho fatto asciugare, adesso facciamo la fusione insieme. Se poi vedo che rimane un po' di tempo, facciamo qualche finitura già in live su questo, perché sull'altro, per il quale farò la fusione adesso, non posso fare le finiture perché deve asciugare. E qui vedi che ho lasciato proprio i bianchi, ok? Questi li dobbiamo lasciare. Questo è lo schizzo, ho fatto 1, 2, 3, 4 alberi, stop, e solo i tronchi, stop, no, niente altro, ok? Adesso iniziamo, spruzzo i colori, grazie Nati, e cos'è che bisogna fare per prima cosa? Lo sapete forse? Per prima cosa bisogna respirare, ok? Perché quando facciamo la fusione è molto, come dire, ti va sul battito cardiaco e tutto. Allora io prendo il grigio, questo qua, il grigio del 22, inizio con i tronchi e come vedi di colore ce n'è, sono in piedi adesso, perché, per cui posso leggere anche i vostri messaggi.
Sono in piedi perché la fusione si fa in piedi. Sono dentro il mio albero e come vedi ho un sacco di acqua. Si vede? Sì. Ma proprio tanta. Ah, ho dimenticato che ci facciamo un segno qui dove inizia il fuoco, qua. Quindi prendo tanto pigmento, lascio qualche vuoto funzionale, però vedi che tutto si collega attraverso quella famosa goccia che noi abbiamo paura di generare, però è tutto bagnatissimo. Penso che dalla luce lo riesci a vedere, poi da qui puoi già iniziare, tic, tic, tic. L'acquarello è un gioco, ne ho fatto uno lì, facciamo questo qua. Colore è tanto. Io ovviamente poi non so chi mi guarda, chi non mi guarda, però adesso che mi sono buttata, diciamo, su YouTube, perché sono molto attiva, come avete visto, inizio anche a ricevere dei commenti dove mi vogliono dire a me che non si fa così. Non si fa così l'acquarello. E io sai cosa rispondo? Però lo faccio io così. Non ho girato il foglio, Stefania, sono sul dritto ancora, non è girato, sono ancora sul dritto. Lo giro quando arrivo qua su. Capito? Mi vogliono già iniziare a dire come si fa o come non si fa l'acquarello. E cosa gli rispondo? Gli rispondo che faccio dipingere con l'acqua che non è acquarello normale, questo qui è acquarello straordinario per me. Io parlo solo pour moi, perché se faccio poi la fusione, niente è come quello che era prima. 1, 2. Lavoriamo con calma. 1, 2, questo qui era il terzo, yes. Vedi che va un po' più in alto, questo esce dal foglio, questo è un po' più in alto, questo è un po' più in alto. Lascia qualche vuoto funzionale, quell'acqua dentro il tronco. Vedi, qui c'è tanta acqua, qui e anche qui. E ovviamente se qui sono grande, quello è più stretto, questo è più stretto. E fino adesso tutto è facile. Mi sentite ancora bene? Mi date un attimo un feedback che posso leggere? Perché questa storia dell'audio mi ha un po' esaurita ieri. Quindi sono contenta se posso parlare normalmente senza urlare. Qua orizzontale, ok? Wow, si sente benissimo, allora sono stata brava. Ok, e qua c'è l'altro. Umido, umido, umido. Non umido, mega umido, dipingere con l'acqua, ok? Io mi difendo, nel senso se qualcuno mi dice che non si fa così, mi difendo benissimo, perché dipingere con l'acqua si fa così, ok? Poi se è una cosa che ti attira, e secondo me ha un potenziale enorme, secondo me, e anche secondo te, forse se lo guardi fin qui, e questo potenziale va proprio assaggiato fino in fondo.
questo rimane poi sul foglio, questi rametti che intanto facciamo già, anche qua sotto. Come si chiamano questi alberi? Non sono mica riuscita a capire come si chiamano. Ok, siamo arrivati fin qui più o meno. Qua abbiamo detto che da qui iniziamo poi il focus, il fuoco, però quindi devo un po' aumentare l'albero. Stretto, largo, stretto. Vuoti funzionali, sempre. E poi questo dipingere con l'acqua, che per me è non un bambino, perché non ne ho di figli, ma è più che un bambino, perché fa quello che voglio io. Il bambino fa quello che vuole lui. Dipingere con l'acqua fa quello che voglio io. E ho perso il filo. E dunque io questa cosa la porto avanti e la porto avanti. Ah, volevo dire, sì, se non piace, non me ne frega niente. Capito? A me piace. Ok, abbiamo fatto fin qui. E fin qui la Ricci può essere. La Ricci, ok. Fin qui è tutto tranquillo, non abbiamo fatto niente. Vero? È tutto molto easy. Il bello arriva adesso. Perché tu sai, Stefania, che da quando giro il foglio bisogna fare gnit 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 allarme. Adesso giro il foglio, perché adesso andiamo a dipingere la parte sopra in negativo e dipingiamo fuori, qua fuori dal foglio. Quindi pennello, adesso cambio il colore, prendo il viola. Prima questo è grigio, adesso prendo il viola e si mescola praticamente in automatico da solo con il grigio. Io adesso vado avanti, ok? Quindi siamo qua su, cadono le gocce perché di pigmento ce n'è. Devo lasciare. Avete perso l'audio? Per favore scrivetemelo, perché se avete perso l'audio vado di là e guardo il microfono. Allora Stefania no, bene, allora io vado avanti. Questi bianchi qui sono i rami. Ok ragazzi, adesso non vi leggo più perché mi devo concentrare. Qua, questi bianchi sono i rami, questo è il tronco. Cerchiamo di tenere i rami orizzontali il più possibile. E quando vado dopo su con il colore, devo fare sì che quel colore, che quel bianco non lo perdo. Adesso giro, vedi così, questo è il tronco, questi sono i rami. Vado sull'altro lato e faccio quello stesso lavoro, cercando di mantenere più bianchi possibili. A me riesce sempre meglio se lo faccio di lato. Vedi qui come fa già questi bei effetti di pigmento. Yes. E adesso ovviamente vedi che tutto questo tronco è un po' troppo pulito. Per me è troppo pulito, quindi asciugo un po' il pennello e faccio, qui c'è la luce, volevo dire, scusate, qui c'è l'ombra, qua faccio entrare un po' il colore
Quindi ho un negativo, ma è un negativo spezzato. Adesso continuiamo qua. Questo per adesso lo ignoriamo. Adesso vado su questo tronco. Mi collego alla goccia che ho lasciato prima, collego l'altro albero. Cerco anche qui di lasciare i bianchi, però ovviamente adesso sono nella direzione dell'altro albero e la goccia ti collega tutto. E qui si fa tutto senza mascherina, non la mascherina del Covid, la mascherina, quella mascheratura, senza quella. Ok, sono qua. Adesso vedete da così. E già dite che meraviglia. No, se non lo dite voi lo dico io. Adesso sono qua, quindi riprendo questa goccia. Vedi com'era importante avere la goccia? Perché adesso la posso prendere. Meno goccia hai, più fatica farai. Perché adesso la goccia è qua fuori, giusto? Sì. E visto che la goccia è qua fuori, rigiro il foglio perché adesso devo andare di là, vado di qua, mi cerco l'appoggio per il dito su una zona asciutta e collego questa goccia con questa, tac. Quindi i vuoti funzionali sono vuoti con un senso, non è che è un vuoto così perché lo vuoi lasciare così. Ogni vuoto funzionale ha una sua funzione, si chiama così per questo. Ho iniziato a fare i video anche in tedesco e mi sono accorta che è peggiorato. È peggiorato il mio tedesco, però si può ancora capire. Quindi questo lavoro qui con calma, unisco qua le gocce, unisco. Adesso ve lo rigiro, sono così. Adesso sono così e qui vedo di nuovo l'autostrada. Prendo lui, bagno un pochino e vado a smorzare qua dentro. Però lascio prevalentemente il negativo, faccio entrare solo poco. Ok, adesso ho finito questo, devo andare su quel lato lì. Qua sotto è ancora tutto bagnato, ragazzi, tutto. Adesso vado di qua. Lo so che sulla foto ci sono tantissimi alberi e li faremo. Devo girare, se no non riesco a fare bene il ramo. Si fanno, ve lo faccio vedere poi sull'altro già finito, in un secondo momento, non subito. Adesso siamo su questo albero, rigiro il foglio e quella goccia, questa più quella, vanno collegate con il negativo. Poi devi controllare assolutamente se respiri ancora. Scherzo. Perché può succedere che dopo vai in apnea e non respiri più, quando fai questo nella fusione. Ok, qua scendo e sono così. Guardate il colore cosa ha fatto, è meraviglioso. Adesso ho toccato la videocamera. Qua lì c'è la goccia, qui c'è la goccia, devo tac, collegare. Ok,
Qua sotto ovviamente è strano adesso, però mi devo occupare prima qui. Mi devo occupare di questo lato. Lasciamo il bianco, ramiforme, anche se è solo un pezzettino piccolo come ho fatto qui, non fa niente perché dopo lo vai a completare. Volevo dire, tanto l'ho già detto, dipingere con l'acqua non è l'acquarello normale, ok? Forse c'è qualcuno nuovo che guarda e dice ma quella lì cosa sta facendo? E io gli dico sto facendo la fusione anche in diretta. Ok, arrivati qui ragazzi e ragazze, abbiamo fatto il lavoro più grosso, ok? Questo è il lavoro più grosso, abbiamo qua e qua, questo è troppo grande come albero, però è l'autostrada, quindi pennello, lavo, asciugo, quindi non vado con il pennello extra bagnato, un pennello solo umido, non bastava, vado a rompere qua un po' l'autostrada. Qua è troppo largo, lo vedo subito, quindi questo qua lo devo per forza rimpicciolire, perché sennò è fuori proporzione. Ok, anche questo cosa devo fare? Cosa devo fare, Adriana? Devo sporcare l'autostrada. Come ho detto, il video rimane disponibile. Adesso qui prendo il foglio in mano, prendo il nostro spruzzino, prendo quell'acqua e non vado nel bianco ma solo nell'esterno e finalmente posso portare fuori il colore. Tavolo si pulisce. Vedi qua che bello? Vedi qua che questi effetti? Questo te lo fa solo dipingere con l'acqua, per me. Pour moi. Poi qua è un po' bianco, dunque riprendo il mio pennello e i colori che ho già preso e possiamo un po' aggiungere pigmento, però lo aggiungo senza dare una forma per adesso, li metto solo insieme. Fai correre, asciughiamo, tutto al suo tempo. Adesso qua è very strange, giusto? Giusto, è molto strano, per cui prendo il pennello, quello che ha già la punta un po' mangiucchiata, lavo il pennello, vado nella parte della luce e visto che ho usato tanto pigmento, ne vado a togliere un pochino. Premo proprio, vedi come rimane bello il grigio? Pennello, premo, pulisco. Adesso ti rimane questo bellissimo grigio. Questa base, questa fusione, che posso fare anche così, l'ho dimenticato. Questa fusione è il cuore che batte. Mentre fai la fusione ti batte anche il cuore. Nella prima live che ho fatto mi è scattato l'orologio e mi ha detto attenzione, battito cardiaco troppo in alto. È vero. Qua sto togliendo il colore da parte della luce. La luce arriva da lì, quindi da qua tolgo il colore.
Io adesso, qui adesso, come adesso, non ho la pretesa che ho già finito tutto, ok? E spero neanche tu. Pulisci sempre il pennello. Qua, luce, tolgo. Quel tanto colore che ho messo prima. Anche poi dopo con le mani saranno mani artistiche, sporche di colore. Ok, qua è super umido, qua è umido, qua no. Adesso dobbiamo occuparci degli spazi qua in mezzo, perché non può stare così, o almeno a me non piace che stia così e non penso neanche a te. Questa parte è bellissima, questa parte è bellissima, è ancora umida, perfetto. Giro di nuovo il foglio, prima di lavorare riasciugo il tavolo e adesso ho solo il pennello con acqua umida. Vado qua vicino all'umido perché ragazzi è ancora umido, ok? Vado qui, rompo il tronco, faccio andare il colore, diventa quel bianco, non è più bianco e non è di un altro colore perché è lo stesso colore. Vedi? Così. Poi la punta del pennello. Katharina, ma sei tu? Hexe Zaya, hallo! Das ist aber schön, dass du auch da bist. Das freut mir. Man sagt nicht, das freut mir, das freut mich, aber das freut mir auch. Abbiamo una nostra iscritta al canale dalla Germania. Salutiamo la Hexe, si chiama. Quindi adesso colore, solamente acqua, vado qua nell'umido, sporco la zona intermedia e l'occhiale ha toccato il telefono. E vedi che non è più così pulito come era prima. Hexe Zaya, was ist dein Name? Dein richtiger Name? Scusate se ci butto dentro qualche parola in tedesco. Acqua, vado sopra. Questa bellissima carta 640, sì, ti supporta tutto, ragazzi. Ti supporta tutto, ti perdona tutto. Quindi vedi che ho tolto quel bianco, che era troppo bianco. Adesso, strategicamente, qua è ancora semi-umido. Cos'è che possiamo fare? Voi lo sapete, abbiamo lui, ok? Con lui vado a fare quello che è la depigmentazione, quindi pennello, l'ho lavato, asciugo, entro nel semi-umido, vado ad attaccarmi al tram, a un vuoto funzionale e trascino qua, trascino il colore. Hexe dice che il suo vero nome è Ute e sono così felice di esserci finalmente riuscita. Siamo contenti anche noi, Ute. Wir sind auch froh, dass du da bist. Wir machen solche Events ungefähr einmal im Monat. Ho detto che facciamo questo tipo di live circa una volta al mese, che poi non è vero perché per adesso ne ho fatto una volta alla settimana. Vedi che esce il colore, entra. Io adesso che sono quella che sono, devo purtroppo girare il foglio, così. Ho sempre lui e mi tiro il pigmento, adesso solo con acqua. Tiri finché puoi.
lì dove è umido. Vado a rompere qua perché c'è una riga troppo netta qua. Bene, voi ragazzi, per aiutarmi qui sul canale, voi sapete che avete diversi mezzi a disposizione. Uno è il commento, ma però mettete anche like se vi piace, ne. Also bitte Likes geben. Se vi piace, a me piace. Ok, questa è la fusione, ragazzi, la fusione. Sto pensando. Perché lo metto? Perché è ancora umido. Poco. Ute, verstehst du denn ein bisschen Italienisch? Schreibst du mir das mal oder hast du nur mit dem Übersetzer was gemacht? Qui negativo, c'è la discesa, devo continuare anche un po' qua e qua. Giro sempre il foglio, tic, tic, anche se è solo poco, però l'occhio percepisce già. Ecco. Vedete bene, vedete i bianchi, ragazzi? Questa è la fusione. Cos'è che manca? Un po' di ambient, quindi lo spruzzino da lontano. Ok, spruzzo. Anche qui sono cadute le gocce, sono cadute delle gocce. E adesso sono passati circa 40 minuti da quando abbiamo iniziato la fusione. Il foglio è completamente bagnato, ok? Vedi che è bagnato? Quindi se adesso io volessi fare le finiture non si può, però vado a stemperare un po' questi. Non si può fare le finiture adesso. Per cui, visto che oggi sono brava con voi, voglio essere buona, però non riesco a fermarmi, quindi prendo un po' di turchese. Turchese, prendo un pennello così, vado dentro, il colore signature, lo posso fare nell'umido, così, e ci piace il turchese. Ok. Guarda. Purtroppo non capisco l'italiano, ma posso fare molto con i sottotitoli. Esatto, metto tutti i sottotitoli, ragazzi, anche nelle diverse lingue. Also ich werde die Untertitel sowieso alle in Deutsch einstellen, nach und nach. Deutsch, Englisch, Spanisch. Quindi metterò i sottotitoli in più lingue, ragazzi. Per voi parlate italiano. Però, come Ute, che non parla italiano, grazie Rosy, ho letto il tuo commento. Qua siamo ancora nell'umido, ok? Umido. Ci sono disponibili più di 320 video, già. E tutti questi video li metterò disponibili in varie lingue. Quindi le lingue principali, tedesco sì, inglese,
inglese, spagnolo, perché ho visto che c'è anche peonia, spagnolo, sloveno per CRI, inglese, tedesco, italiano. Also langsam werde ich, grazie, 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 questa è solo la base. Giro di nuovo il foglio, voi mi conoscete, quando ho in mano il turchese sono una furia, quindi di nuovo turchese, bello denso, e ho detto che domani faccio tutto il video, anche con le finiture, qua metto questo turchese nella zona dell'ombra, ok? Quindi su questo lato. Ma grazie, sono contenta che mi dite che vi piace, perché il tipo che mi ha scritto prima, vabbè, lasciamo stare, ovviamente, punto, il tipo. Ok, questo è la fusione, tutto questo è molto emozionante per me. Sì, dovete guardare più tardi con calma. Also, das hier ist nur der Farbverlauf, ok? Dieser Farbverlauf muss trocknen, quindi questa bellissima fusione deve asciugare. E io so che tutti noi non vogliamo stare lì ad aspettare. Per questo ho fatto questa fusione stamattina, che non è come l'altra, questa è diversa, e vi faccio vedere alcune finiture su questa qui la metto via perché sennò magari mi viene su un po' di pigmento, perché vi ho spiegato che su questo lato qua facciamo gli alberi con l'acqua, ok? Qui ci sono grossi alberi, tutti questi qua, li facciamo con l'acqua. Se qui li abbiamo fatti con la fusione, qui lo facciamo con l'acqua. E poi dobbiamo andare a definire tutto questo, perché non è definito, è solo la fusione di stamattina. Però adesso facciamo gli alberi tanti solo con l'acqua. Also diese Seite haben wir mit dem Farbverlauf gemacht, jetzt machen wir diese Seite nur mit dem Wasserverlauf. Quindi, scusate ma giro il foglio, adesso prendo la mia acqua, nur das Wasser, aber viel, tanta acqua ragazzi, tanta, vedi come luccica? Poi dalla tanta acqua prendo il colore e lo faccio solo correre. E va fin giù. Quindi qua ho fatto la fusione, qua faccio solo con acqua. Acqua. Also mit dem Wasser malen bedeutet mit dem Wasser malen. Giro il foglio perché così posso fare sì che tutto va nella mia direzione. Also ich arbeite mit dem umgekehrten Blatt, damit das Wasser zu mir fließt und nicht wegfließt. Quindi più definito, meno definito, vicino, lontano, tanta acqua, guarda qua, troppa. Possiamo anche asciugarla se è troppa, Ok. Acqua, Wasser. Vedi come va? L'acqua va dove vuole. Il bello è che noi glielo facciamo anche fare. Acqua. Come vi ho detto, ragazzi e ragazze, domani faccio il video, questo qui, lo monto insieme alle finiture. Così domani avete sia la fusione, che abbiamo appena visto,
che tutte le finiture. Perché un acquarello non va mai preso per quello, non va mai fatto rispetto alla foto che vediamo. Cosa ce ne frega della foto? Almeno a me non mi frega niente. Quando è troppa acqua asciugate pure, non c'è mica problema. E adesso la magia del pennello. Il colore deve scorrere, esatto. Quindi la magia del pennello, entro, prendo, lo porto in giro, prendo, lo porto in giro, intreccio solo l'acqua. Tutto. Cioè in quel bosco, c'è un casino in quel bosco, Qua c'è troppa goccia, fa niente, l'asciugo. Guardiamo. Wow, adesso sì che vedo qualcosa, prima non vedevo niente. Acqua, qua va fin giù, qua va fin giù. Sono contenta di queste live, ragazzi. Bello. Bello, bello. Entro, trascino l'umido. E qui, come vi ho detto, abbiamo tantissimo lavoro da fare per le finiture. Qua non mi basta l'albero, ne faccio ancora uno. Il Don mi dice che sono le 5, quindi siamo qui da più o meno un'ora. Ecco qua, solo acqua. Adesso prendo il colore direttamente. Vai, guarda. E tutto è collegato. Vedi, anche se faccio così, lui cammina. Guarda. Perché l'acqua ha la sua anima. Certo che va dove vuole, ma tu poi dopo lo guidi, giusto? Sì. Penso che questo l'abbiamo capito. Questo l'abbiamo capito. Vi faccio vedere una finitura sul primo albero. Dopo chiudiamo la live e domani facciamo poi tutto il video. Qua vado un po' più veloce. Ok, vi faccio vedere una finitura qui. Giro il foglio, adesso prima lascio andare l'acqua qua. Tic, esce. Raccogli, non farla andare così. Facciamo una finitura e poi chiudo la live. Quindi, visto che questa qui era la fusione, non può stare così, è troppo brutto. Non è brutto, non è finito, ecco. Quindi prendo lo stesso colore che ho preso stamattina, vi faccio vedere un albero, perché vi ho detto, se faccio tutti, stiamo qua 3 ore. Questa dell'albero l'abbiamo fatto più di una volta, dunque lo sapete già. Vado a enfatizzare, qui ho beccato un po' di blu, vabbè. Vado ad enfatizzare dei punti del mio dipinto che mi sono creata con la fusione. Questa cosa qui della finitura dei rami è veramente un argomento che potete andare a riguardare e
intensificare la vostra conoscenza. Perché nel gruppo Facebook ho visto un po' di errori. Vedi come cambia? Primo passo qua. Adesso facciamo questo lato, poi questo più questo lo facciamo domani con calma nel video completo che vi metto. Guarda come esce adesso. Quindi facciamo con calma le finiture. Mi devo allontanare per vedere bene qua. Quindi questi rami possono anche uscire in negativo colorato così, tic, diritto. E sfumo. Ah, qua ci può stare un altro albero, vedi? Poi sono quelle le sorprese che ti fa il dipingere con l'acqua, ok? Gli altri non ti fanno sorprese. Sono cattiva. Se dipingi a tasselli non puoi avere sorprese. Se dipingi con l'acqua puoi avere tutto. Qua c'è un altro albero, appena uscito, ci siete live e io sono contenta. Perché in quel bosco, vedi che ho messo quell'albero? Prima non c'era. Negativo colorato, perfetto, perché ti aiuta a creare l'insieme. Ho perso un po' di energia perché fare una live non pensavo, ma è proprio energicamente parlando è tosto. Quindi se mi volete dare un like fate per favore, che dopo io lo vedo, lo vedo. Ok, se volete anche scrivere qualche commento adesso, io vi leggo perché mi rialzo, perché penso che un'ora di live è già buono, ma visto questo qui, è troppo bello che escono così, ed è quello che deve essere, uscirà uno qui, uno qua in mezzo, uno qua, là in mezzo, eccetera, quindi si comporrà tutto il nostro bosco. Siamo ancora sul primo albero, ovviamente i rami entrano anche nel tronco, solo per farvi vedere anche uno, solo almeno un albero già un po' finito. Qui ho lasciato i bianchi vuoti funzionali prima, vai a riprenderli un po'. Dovuto cosa? Non ho capito, Chiar Paola, cosa mi dici dovuto? Non ho capito. Scrivi il commento dopo. Qua sono nel semi umido, vedi come prende il colore? Carmelina, grazie per il tuo commento entusiasta, e lo sono anch'io. Questo va davanti. Sì, lo so che sono brava, posso dirlo? E lo dico. Ecco ragazzi, questo sarebbe il primo albero quasi finito. Poi devo fare questo, devo fare quello in mezzo, questo in mezzo, qua e tutto qua. Per cui in un acquarello così direi che ci mettiamo sì quasi un'ora, non un'ora, abbiamo già fatto un'ora. Grazie, grazie Rosy. Solo per la fusione e il lavoro per arrivare fin qui ci abbiamo messo 61 minuti, ok? Il video domani ve lo compatto, vi compatto la fusione, che non posso fare un video di 2 ore, sì lo potrei però per voi sarebbe anche noioso, e
Ci vediamo dunque qua su questo canale in questi giorni. Ve lo metto vicino. Guarda quell'albero lì che è una roba che è nata così da sola. No, non è nata da sola, ho fatto la fusione. Dopo la fusione dobbiamo aspettare che tutto il foglio si asciughi, specialmente se è un 6,40, quindi almeno una notte la dobbiamo lasciare riposare. Ho ripreso quel dipinto, il secondo che dove vi avevo già iniziato a fare le finiture sulla live, quindi sulla prima parte del video. Qui vedi tutte le finiture che poi sto facendo su asciutto. La finitura cosa vuol dire? È praticamente riprendere le forme, dare una forma al tuo soggetto e finirlo. Qui vedi spesso che giro il foglio, ma non è una novità per chi mi segue. Lo giro perché il colore lo devo tirare verso di me. Vedi, lo tiro verso di me, che è molto più facile che spingere il colore via da te. Quindi regola, tira verso di te, non spingerlo via. E così puoi definire piano piano tutti i vari elementi del tuo soggetto. Il soggetto iniziale a un certo punto non interessa più. Seguiamo esattamente quello che l'acqua ci ha suggerito, che la fusione ha suggerito. Adesso io qui ti lascio con un po' di musica rilassante. Tu guarda il video passo passo, questo delle finiture, fai retromarcia se devi rivedere dei passaggi, perché sono proprio tanti. Questo video ovviamente è stato registrato con la luce artificiale, poi la foto finale che vedi all'inizio e che ti metto anche un pochino delle volte qui come inserto, ha altri colori perché ho fatto la foto con la luce del giorno, quindi è un attimino diversa da quello che vedi qui. Però cos'è che è cambiato in realtà? Non solo la luce, ma anche il fatto che non ho potuto astenermi ad aggiungere il blu e il turchese. Quindi tu aggiungi i tuoi colori del cuore, per me sono questi qui, e se ce li ho vicino li metto quasi in automatico, non ci penso più. Secondo me questo soggetto è bellissimo, devi allenati perché ne vale la pena. Buon divertimento e sono sicura di vedere tanti vostri lavori sia sul gruppo Facebook oppure se me li vuoi mandare su Messenger per le famose review molto personali che posso fare per i tuoi lavori.